c'è scritto da quando siete entrati in questa sala Coupe du Théâtre, e ci sono tanti motivi per cui abbiamo deciso di chiamarlo così. Il più ovvio è perché siamo in un teatro, un bellissimo ovviamente teatro. Noi, chi vi ha invitato è Main Intelligence, oggi uscite da questo teatro con Mint, perché il primo piccolo Coupe du Théâtre che abbiamo deciso di cambiare nome, proprio perché noi stessi abbiamo deciso di cambiare il nostro mindset in modo definitivo, perché dentro questo Coupe du Théâtre, come vedrete tra poco, c'è anche la storia della nostra azienda. Noi siamo entrati, io saluto Massimo Beduschi che mi onora della sua presenza, è un grandissimo... Posso chiamarti senatore o ti offendi? Grande senatore, capo del più grande gruppo al mondo che è WPP, e noi siamo stati i rompiscatole del villaggio, quelli che sono entrati un po' di tempo fa. Dico bene Massimo, un po' a creare disruption e a cercare di ritagliarsi il nostro posto nel mondo, no? Lo abbiamo fatto con aggressività e sportività però. E oggi il vero Coupe du Théâtre che sta dietro questo nuovo brand, ce ne sono diversi, ma forse quello a cui tengo maggiormente è che, Massimo sottolinea con la sua presenza perché già sa di che cosa stiamo parlando, noi oggi abbiamo deciso di entrare nel mercato cercando di diventare alleati di quelli che ieri erano i nostri concorrenti e sapendo perfettamente, avendo gestito il media budget di tanti clienti, che ci sono appunto competenze diverse. Noi sempre di più, alla fine di un processo evolutivo tecnologico, stiamo andando e siamo oggi una azienda di tecnologia, perché crediamo fortemente nella forza dell'innovazione connessa all'automazione e all'intelligenza artificiale. Il modo in cui poi lo facciamo, e questo ovviamente ci apre a un dialogo importante con i grandi operatori internazionali che sono i centri media, quindi in un'alleanza invece che in una, per quanto fair, competizione. E speriamo che questo appunto segni davvero una nostra grande stagione. Si è parlato tanto delle risorse umane, del cambiamento, della disruption che il digitale produce, sustainable advertising, perché? Perché crediamo che nell'automazione c'è connessa la possibilità, straordinaria possibilità di, lo diceva prima Corrado Passera molto bene, no? Di liberare i potenziali delle persone, no? Che non si indirizzi i nostri figli, ha detto a un certo punto, verso lavori che sono inutili. E quindi essere sostenibili, che è una parola bellissima, no? Che di solito non si associa al mondo dell'advertising, significa nel nostro settore incentivare a livello sociale lo sviluppo della persona. Tu parlavi dell'intelligenza artificiale, che è un equivoco, e quindi dell'intelligenza umana, incentivarla nella direzione e anche renderlo disponibile a tutti, perché anche questo non è da poco. E questa è la seconda. È la seconda rivoluzione. Non sei digitale se non lo fai, e che l'advertising deve essere per tutti. La grandezza di Google, di Facebook, è che loro non discriminano se Tim Illimity o anche il tabaccaio dietro l'angolo fa pubblicità. È sempre, c'è una democratizzazione di fatto nel concetto di digitalizzazione che vediamo in mille modi. Noi abbiamo sempre cercato di dimostrare noi stessi in quest'ottica e vedrete brevemente in che modo lo stiamo facendo. Infine c'è un ultimo punto che volevo citare, che è quello che chiamiamo, torno indietro, dei Mean Dreamers, perché questo è il modo in cui lo vogliamo fare, no? Siamo un SPA, siamo diventati un SPA, siamo una benefit company. Nello statuto abbiamo inserito una clausola per cui, considerando la società, l'ambiente, sapete che cos'è ESG, parte socia, diciamo, una nostra socia, e quindi abbiamo deciso ogni anno di dare parte dei nostri utili non a delle cause o a delle associazioni, cosa bellissima che fanno già in tanti. Abbiamo proprio deciso di prenderci la responsabilità di aiutare quelle persone che, se aiutate a realizzare il loro sogno a fondo perduto, possono avere un impatto positivo sull'ambiente o sulla società. Perché? Perché noi siamo nati così. Qua ci sono tante persone che saluto, che nei momenti di difficoltà, tanti anni fa, mi hanno aiutato me e i miei soci, ad avere una possibilità. Saluta Luca, non c'è Davide Serra, non c'è purtroppo più con noi Marco Bogarelli, una persona che mi è stato un fratello maggiore, che mi commuove sempre anche solo citare. E questo è un modo per dire, come dire, questo una macchina non lo fa, no? non lo mette nell'algoritmo. Noi questo stiamo cercando pure di farlo. Che cosa siamo? Prima Fabio Vaccarono ha detto una cosa molto centrale, no? Cioè, anzi, chiedo scusa, Luca Colombo, non so perché non funziona, eccolo qua,
Luca Colombo di Facebook ha parlato del fatto che noi abbiamo deciso di concentrarci sulla parte bassa di questo iceberg. Questo iceberg parla, diciamo, nella parte superiore, quella di cui tutti parlano, dei personal data, cioè dei dati delle persone, dove sapete che ci sono regolamentazioni sempre più articolate, giustamente stringenti. Poi c'è una parte bassa, quando un'azienda fa pubblicità, che è piena di dati, è la parte, diciamo, dell'inconscio delle campagne pubblicitarie, se mi consentite. E noi abbiamo 4 anni fa deciso di concentrarci in modo molto, diciamo, diverso, insolito rispetto a quello che facevano i nostri competitor su questo, perché abbiamo capito che mettendo insieme e automatizzando i processi, cioè le azioni che vengono compiute per fare pubblicità online, automatizzandole tutte e mettendoci intelligenza artificiale e usando tutti i dati delle campagne che un'azienda fa, su tutti i canali sarebbe stato possibile inevitabilmente costruire qualcosa di assolutamente unico, che andava nella direzione del trasformare la vita dei lavoratori nel mondo dell'advertising da prendere un foglio Excel, copia e incolla dalla mattina alla sera, e questo è quello che chi fa sto mestiere lo sa, che è stato fatto fino ad oggi, a un processo per cui finalmente l'essere umano può ragionare, no? Può fare un piano, una strategia e avere la macchina che fa il lavoro della macchina, no? Quindi questo ci ha portato a comprendere che esiste nelle aziende qualcosa che è possibile definire advertising equity. Parlo di TIM. TIM investe tantissimi soldi, no? In Italia, in Brasile, e ogni campagna che fa TIM è una miniera di informazioni straordinarie. Nel passato, posso dire oggi TIM non è più così, tutte queste informazioni venivano prese e ogni campagna finita praticamente buttate. Quando cambiavano centro media, il centro media nuovo non sapeva quello che aveva fatto quello vecchio, e questo equity straordinario fatto di milioni e milioni di investimento andava puntualmente perduto. Erano le informazioni delle campagne, era il know-how fondamentale. Tuttavia nel mondo della tecnologia voi sapete quanto Salesforce, aziende straordinarie nel mondo ovviamente di quello che si chiama CSM, no? Quindi la gestione dei miei clienti attuali, scusate mi alzo così indico meglio, il CRM, scusate, non il CSM, è un lapsus anche grave, il CRM ha pochissime, diciamo, pochissime piattaforme collegate, lavora solo sui miei clienti attuali, ci ho messo però tanta tecnologia dentro. Invece quando spendo tantissimi soldi, ho tantissime tecnologie da impiegare, tipicamente per cercare i miei clienti di domani non ho una tecnologia. E questo è un paradosso che dal nostro punto di vista andava evidentemente risolto. Qua mi collego a quello che diceva prima proprio Fabio Vaccarone. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito una piattaforma. Valore all'inconscio connettivo, non collettivo. Abbiamo fatto una piattaforma, come dire, un sistema intelligente in grado di automatizzare i processi delle aziende, e poi ci siamo posti il problema, dicevo prima, della democratizzazione. Quindi questa è la piramide del mercato. Abbiamo 3 prodotti, entro in modo molto concreto su quello che facciamo. Da 0 a 20.000 euro un prodotto che abbiamo chiamato M3, da 20.000 a 150 un prodotto che abbiamo chiamato M2, da 150.000 euro in su, sky's the limit, diciamo la madre di tutti questi prodotti, che è questa struttura che è costata tanto di investimento, sia tempo che anche intelligenza umana, perché poi la piattaforma ha l'intelligenza umana nella misura in cui ce l'abbiamo messa noi, che serve appunto alle grandi aziende a abbassare, a rendere efficiente, abbassare davvero il costo di quella manovalanza anche un po' frustrante. M1 è sostanzialmente il core, okay? Che poi dà vita anche al prodotto M2 e M3. Il concetto fondamentale a cui noi siamo legati è questo, cioè quando andiamo da un cliente noi diciamo sempre vogliamo essere la tua macchina, e da oggi ecco il Club du Théâtre, non più il pilota. È giusto che sia Massimo Beduschi con i grandi professionisti che questi grandi gruppi hanno sempre avuto inevitabilmente a guidare, no? A vincere il campionato dei piloti. E quindi non vogliamo fare Schumacher, vogliamo però essere vicino al cliente, sempre di più a sviluppare la cosa giusta per lui, ma a sviluppargli la macchina. Poi puoi cambiare pilota, speriamo di no Massimo, ma sicuramente la macchina è la tua. Questo va in linea col fatto che il 20 ottobre a Indianapolis la Dallara presenterà la prima macchina corsa a guida autonoma non questo connessa. Lo dico alla fine, mi hai anticipato il finale, ma sempre nel pieno rispetto. Io sono amica di Andrea Pontremoli, quindi... Adesso questo è quello che siamo, quindi noi lavoriamo sulla macchina. In quest'ottica, visto che
Grazie, non avevo immaginato tante testimonianze di stima, quindi non avrei messo questa slide. Se l'avessi saputo, oggi sembra ridondante, però senza che ve le legga, abbiamo avuto anche il privilegio di essere sottolineati e colti, perché la cosa più bella per chi fa impresa è cercare di disegnare una cosa e poi arriva qualcuno di terzo, evidentemente autorevole, che ti dice sei questo e tu volevi essere questo, e quindi quando non c'è più l'equivoco hai fatto qualcosa che ti dà soddisfazione. Credo che questo valga per tutti. Non c'era bisogno, ma ormai la slide era dentro, quindi ve la faccio vedere. Che cosa quindi siamo? Vi faccio vedere un piccolo video che rende tutto un pochettino più semplice da capire. Vediamo se parte, eccola qua. Queste sono, per gli addetti ai lavori è semplice, ma sono gli 8 sostanziali momenti che passano dal giorno in cui un'azienda dice voglio fare pubblicità al giorno in cui voi la vedete su Facebook, nella search di Google o su qualunque altra piattaforma a Corriere della Sera. Sono 8 cose fondamentali che prendono tempo di tante persone. Okay? Noi abbiamo preso questo processo e l'abbiamo automatizzato. Vi faccio vedere un video che lo racconta meglio di come potrei fare io. Vediamo se ci riesco. Mint simplifies and optimizes every stage of the digital campaign lifecycle with its advertising automation platform. We orchestrate all ad tech platforms and international media with automation and AI to enable the management of cross-channel online campaigns in one single place. To do so, we created 8 simple steps to make your campaign lifecycle smarter and more efficient. Let's get into each one. Just like an app store, the Integrations module helps you to discover the best-in-breed technologies and connect your ad tech and media ecosystem with one click. Done? Okay. You can start managing all of your media buying from one interface. Next up is the Brief, which allows you to easily outline your strategy, define KPIs, draft your media mix, and budget for each step of the funnel. This will save up to 20% of your current time. Once you've lined up your strategy, build the audience that is relevant to your brand by simply entering a few keywords. To discover in real time where those audiences are available on social, search, and publishers, and automatically activate them in your campaigns in seconds. You will also be able to blend them with your first-party audiences, perfect for your ad targeting in the end of the third-party cookies world. Now, you can start building your media plan by dragging and dropping the media of your choice into the plan and drilling down into each channel and defining your strategy. You can also use the AI-powered predictive planning function to adjust your media mix with one click. Finally, stop with back-and-forth emails, share comments and feedback directly on the platform. All of this to save up to 75% of your current time and reach 99.7% of result prediction accuracy. In the Settings module, you can set up your campaigns in seconds without leaving the interface. Making all the configurations required is an easy job. A blessing for your specialist that will have 20% of her time freed up. Also, ad operations will make your life simple. Automatically manage your ad server or analytics tracking configuration with one click, minimizing human errors and achieving a record of up to 88% of your trafficking time saved. With the Optimization module, simple and clear recommendations will tell you how your campaign should be changed to achieve your objective. And with a simple click, these get set automatically, improving your campaign performance by up to 40% of volume of conversion while drastically reducing their cost. Finally, have a single view into your campaign's goals, progress, and performance through the Insights module. Great dashboards analyze cross-channel trends and channel-specific reports that dive deeper into the details. Stop spending time getting the bulk of your reporting done manually and save up to 95% of your time. Our platform gives back to you the full ownership of your digital spend easily and intelligently. Mint. Change your Mint set.
Ecco qua, grazie a quelli che l'hanno fatta. E Carlo De Matteo, senza il quale non sarei qui, una dichiarazione d'amore, ma tanto quelli dell'industry lo sanno che, come dire, il vero quello che dovrebbe stare qui in realtà peraltro, è veramente. Carlo. E questo è, tu mi dovevi fare una domanda provocatoria, io mi ero preparato una risposta, me la devi fare, quindi vuol dire che licenzi persone? Esatto. Io me l'ero segnata, poi l'ho fatta la risposta prima è no, Passera. io l'avevo preparata, no, ovviamente no, io poi è tutto chiaro anche per quello che prima di me ancora una volta Corrado ha detto, cioè che si tratta di imparare a fare il lavoro giusto e questo è inevitabile, ma del resto mi viene in mente Charlie Chaplin, no? Con la catena di montaggio e l'alienazione derivata. C'è ancora questa attività. Io confido un giorno di trasformare il mio vero cliente, che è WPP, non scherzo, e le grandi aziende tutte, ma di portare questa cosa all'interno di tutto il mercato, no? Ma non più, ripeto, in concorrenza, come dicevo prima. C'è un'immagine che direte che c'entra con quello che hai detto fino adesso. Questo è Berlioz. E Berlioz è un po' l'ispirazione, se noi volendo chiamare l'azienda col nome di un personaggio storico sarebbe stato Berlioz, perché lui è quello che per primo ha trasformato, diciamo così, la musica strumentale in musica d'orchestra. Cioè siamo in un tempo in cui oggi le piattaforme, lo diceva prima Fabio, verticali, a silos, sono state quello di cui tutti parlano. Poi c'è stato un tempo nel passato in cui questa musica strumentale a piattaforme uniche è stata superata e si è iniziato a fare gli ensemble, l'orchestra, ed è nata, ecco Berlioz, una figura che è il direttore d'orchestra. Noi siamo questa direttore d'orchestra, noi vogliamo essere quell'azienda che aiuta le piattaforme in modo agnostico, come diceva prima ancora una volta nel suo intervento bellissimo perché mi ha alzato una palla perfetta, direttore d'orchestra delle tecnologie che vengono usate dal cliente e dai centri media per l'automazione. In altri termini questo è quello che siamo noi, un'intelligenza al centro di tutti i canali, di tutti gli analytics, di tutto il data management, di tutte le ad operation e di tutto il content marketing che l'azienda utilizza. Io da ex violinista però suonavo anche in orchestra, ma mi ricordo che quelli più bravi come violinisti volevano sempre eccellere e qui interviene la formazione. Ma questo è Google Perché non... e Facebook, tutti e due vogliono fare loro gli assoli. Perché non si può creare un mint anche della formazione? Noi in effetti stiamo entrando in questa nuova modalità. Come tecnologia abbiamo anche professionisti straordinari che ci hanno consentito di costruire la piattaforma che abbiamo fatto, mi viene in mente Massimo Fontana, Luigi Volpi, insomma ci sono persone che hanno fatto veramente la differenza anche come expertise diciamo pratica nella parte di sviluppo, perché ci hanno aiutato a fare questo prodotto e queste persone poi aiuteranno le aziende a fare questo processo culturale di cui si è tanto parlato. Ma quindi tu noi come stiamo lo fai diventando personalmente, per esempio, perché tu da quando ti conosco, che era veramente 30 anni fa, tu ogni volta diciamo questo salto mentale lo fai, tu come fai? Io credo che ci sia il più grande patrimonio dell'umanità che sono le persone. Il più grande affare per un essere umano è sempre un essere umano. Penso che l'unica qualità che deve avere un imprenditore è la umiltà di capire che ci sono quelli più bravi di te. E quindi prima citavo Carlo, ma non è una battuta di spirito, cioè oggettivamente questa azienda è figlia della mia, diciamo, del fatto che loro fortunatamente credono che io possa dargli una mano e io provo a dargli una mano mettendo tutti questi talenti assieme. Quindi faccio questo perché vedo che ci sono persone che hanno una storia e qualcosa di bellissimo da portare, io li aiuto e poi alla fine mi trovo a essere un pochettino, forse per certi versi, più coraggioso e rischio un po' di più e quindi nascono le aziende. Quindi lo faccio perché mi piacciono le storie degli uomini di frontiera. Io paradossalmente sono lo Sherpa. E devo dire, ripeto, non sono qua io, ma davvero in modo, non dico meritato perché sarebbe ipocrita, ma tutto quello che vedete è il frutto di visioni che sono spesso partite non da me. E questo è giusto che io lo dica con trasparenza. Come per esempio questa, che è una piattaforma che nasce per semplificare la precedente, quella che vi abbiamo raccontato, che va sul mercato delle oltre 223.000 aziende, 1.250 scusate, 1.250 miliardi di fatturato e 600 milioni circa, qua qualcuno mi potrebbe correggere perché è l'unico che ha i dati veri, cioè Google e Facebook,
di gestito pubblicitario. Per loro abbiamo fatto una piattaforma che non vi facciamo vedere come video, ma una piattaforma un po' più semplificata, che ha bisogno ancora di assistenza, quindi di professionisti che danno una mano, ma che facilita molto il lavoro di quelle aziende che vogliono essere multicanale, vogliono avere un'intelligenza artificiale e lavorare con Google e Facebook, ma anche con il resto degli editori in un modo facile, diciamo così. Il terzo è un po' l'M3, è il prodotto, è l'altro coup du théâtre, cioè la democratizzazione. Stiamo entrando nella filiera lunga, nella long tail, per la prima volta, cioè ci sono 4 milioni e rotti. Abbiamo sviluppato... Scusate. Eccola qua, 4 milioni e 200 mila circa di piccole imprese con grandi fatturati, con tantissima spesa, sono i ristoratori, sono tutti quelli che hanno un negozio sulla strada, che di solito non sono colti dal mondo della pubblicità per come quel grande sistema o industria, no? E che invece Google e Facebook appunto hanno saputo servire straordinariamente, cioè è questo anche il loro grande contributo di cui si è parlato tanto. Rispetto a questo settore abbiamo fatto una cosa, che è semplificare al massimo, ma anche qua non obbligarli ad essere solo in grado di dialogare con le piattaforme padrone, perché brave del mercato, ma provando a portare a loro un sistema di servizio che metta insieme, per esempio, Google e Facebook, che per nostra fortuna non sono la stessa azienda, perché se fosse la stessa azienda non ci sarebbe forse bisogno di un orchestratore, perché sarebbe un monopolio di fatto a livello planetario. Qualcuno gli dichiarerebbe guerra. No, è probabile. Se fosse la stessa azienda. Ecco il video di M3, quindi, che lo racconta meglio di come potrei fare io. Abbiamo sviluppato M3 per consentire a chiunque di accedere alla stessa tecnologia che diamo alle più grandi aziende del mondo. La potenza dell'automazione e dell'intelligenza artificiale permette di promuovere le proprie idee a prescindere dal budget che si ha a disposizione. Con poche e semplici domande, l'app M3 ti aiuterà a creare le tue campagne. Chi sei? Quali sono i tuoi obiettivi? Dove si trovano i tuoi clienti? Quanto vuoi spendere e per quanto tempo? Potrai scegliere una immagine e un testo per personalizzare il tuo annuncio e conoscere prima di partire i canali scelti per la campagna e i risultati che potrai ottenere. Dopo aver inserito la carta di credito o con una ricarica telefonica, la campagna si attiverà all'istante. Le tue campagne guidate dall'intelligenza artificiale saranno sempre visibili e potrai monitorare in tempo reale l'andamento degli annunci e le loro performance in modo semplice ed immediato. Con l'automazione e l'intelligenza artificiale di Mint, il digitale da oggi è nelle mani di tutti. O con una ricarica telefonica era una captazio nei confronti di Luigi Gubitosi, perché evidentemente si possono creare così delle partnership con chi già ha un rapporto con le imprese. Tim dialoga con tutte le imprese italiane in un modo o nell'altro e perché no, magari un giorno potrà parlare anche parlando di noi. Infine, tu prima hai fatto una battuta e abbiamo concluso, 5 minuti prima del tempo che mi era stato assegnato. Dove vogliamo andare? Questo è ovviamente una notazione di cronaca che butto lì, ovvero perché Google, perché Facebook sono così importanti, insieme chiaramente anche a chi cambia il mercato come ha fatto Corrado Passera e chi digitalizza il paese come sta facendo Tim Luigi Gubitosi. Perché il luogo di contatto tra le persone e le aziende è la comunicazione ed è dalla comunicazione che sta nascendo qualcosa di straordinario, cioè all'interno di quello che è il ciclo di tutte le aziende, cioè fare un prodotto, individuato un mercato, comunicare il proprio prodotto, capire chi sono i clienti e con i dati sviluppare nuovi prodotti in questo circolo virtuoso, probabilmente immaginare che sarà dal rapporto tra l'azienda e il mercato che nascerà la risposta del passo successivo. Sta per nascere intelligenza artificiale, non qualcosa che sostituisce l'amministratore delegato, ma inevitabilmente da qui a 10 anni saremo a parlare di quello che tu prima citavi, non la self-driving car, ma la self-driving company, cioè un'azienda che quando si muove sul mercato lo fa con una serie di informazioni così precise che riesce proprio a fare scelte strategiche di investimento, di tutto, quasi perfette, no? Poi c'è l'intuizione umana che entra e addirittura educa nelle scelte che fa
l'algoritmo stesso, perché l'algoritmo dialoga nel momento in cui ti dà diverse opzioni con la scelta che fa l'amministratore. E tutto questo deve rimanere nell'equity, cioè nella disponibilità di una piattaforma unica. Quindi se mi dici dove stiamo andando, nei nostri sogni un giorno vorremmo entrare negli altri settori oltre il media, quindi nella parte del CRM, nella parte dei gestionali, di tutto quello che è la vita di fatto aziendale. In quanto orchestratori vorremmo avere più sessioni strumentali possibili. E per finire, ho detto prima dei Main Dreamers, lo ribadisco, il modo, lo stile con cui lo vogliamo fare anche con i nostri partner ho parlato dell'individuazione di queste storie. Persone, individui aiutati, possono avere tutti gli individui aiutati, se sono con la giusta ambizione, possono avere un impatto importante sulla società. Creeremo, raccoglieremo con la nostra responsabile dell'impatto queste storie, le racconteremo magari anche nei siti dei nostri partner se ne hanno voglia e voteremo la persona più meritevole, quindi ogni anno noi avremo un socio in più che è una persona che insieme ai nostri clienti, insieme alle persone che sui siti dei clienti, quindi principalmente evidentemente i colleghi diciamo di quelle aziende partner e i loro consumatori, sceglieremo insieme chi far diventare il nostro socio per quest'anno, per quell'anno. Per finire, l'ultimo video breve che riassume un po' lo spirito di tutto quello che siamo, e davvero poi grazie, noi rimarremo con tutti i miei colleghi, siamo a vostra disposizione, c'è un pranzo molto buono dopo per le domande. Non le farei così open sky, perché così almeno chi ha dei pranzi e degli impegni non vogliamo rubare troppo tempo. Vi lascio con questo video che spero vi piaccia. Forse. Fare incontrare milioni di persone con quello che cercano davvero al minor costo possibile. Questo è ciò che in Mint facciamo ogni giorno. Lo facciamo come partner di tutte quelle aziende che hanno scelto di abbandonare il sistema dello spreco, dove si spende sempre di più per farci vedere messaggi che ci interessano sempre meno, dove si impegnano le persone a fare il lavoro di macchine, anziché usare meglio le macchine per fare il bene di più persone, dove gli investimenti si traducono in costi, per chi produce, per chi pianifica, per chi compra. I nostri clienti hanno invece scelto di capitalizzare i vantaggi della digitalizzazione per rimettere in circolo il proprio valore, e lo possono fare grazie al nostro modello di marketing circolare. Una piattaforma i cui algoritmi consentono alle aziende di guadagnare in efficienza per investire su prodotti migliori e più competitivi. Un'intelligenza artificiale capace di custodire ed elaborare informazioni che alimentano scelte sempre più accurate ed efficienti. Un sistema che non discrimina in favore della dimensione dei capitali investiti, ma valorizza le migliori idee delle imprese, qualsiasi sia la loro dimensione. Una soluzione che garantisce un migliore impiego di risorse, a cominciare da quelle umane, che grazie all'automazione possono dedicarsi alla realizzazione del progetto più importante, la crescita personale. Questo nuovo modo di pensare il business e la nostra società digitalizzata, noi lo chiamiamo Mindset, per seguire il bene del singolo, per raggiungere il bene di tutti. Per questo condividiamo parte dei nostri profitti con persone i cui sogni, se realizzati, possono portare valore alla collettività. Per questo, ogni giorno portiamo sul mercato la migliore tecnologia e un modo nuovo di applicarla, per creare, insieme a tutti i Mindsetter, un mondo nuovo. Un mondo dove le macchine sono lo strumento al servizio della sostenibilità delle aziende e dell'evoluzione di ogni singola persona. Mint. Change your mindset. Alto. Grazie a voi. Questo racchiude il sogno che ci abbiamo e che vorremmo incarnare piano piano con l'aiuto di chi ci darà una mano. Diciamo, essendo tu un visionario, ti vorrei fare una domanda che un po' ricalca un'osservazione che avevo fatto prima nel panel, un'ultima domanda conclusiva. Il giorno in cui le persone volessero e prendessero consapevolezza appunto della proprietà dei loro dati e quindi della condivisione con queste grandi aziende che poi li processano, li estraggono, quindi sono pure un po' loro. In termini di consenso noi abbiamo un potere. Secondo te quale rivoluzione ci potrebbe essere? Io penso, e non a caso abbiamo scelto di andare in questa direzione,
che il problema dei dati personali non c'è più, non c'è già più. Chi ne parla perché giustamente oggi il legislatore se ne sta occupando ed è giusto parlarne, però io credo davvero che il futuro sarà fatto, l'intelligenza serve a togliere il soggetto, cioè io ho un sistema di intelligenza artificiale quando non ho bisogno di chiedermi chi sei. So, come quando nei progetti con cui il team digitalizza le città riesce a prevedere i flussi di traffico, immagino, no? E non ho bisogno di sapere chi guida la macchina. Per cui questa smania di difendere la privacy, che è giusta nella fase primordiale di uno sviluppo tecnologico, verrà meno, perché quando questo sviluppo tecnologico arriverà e sta arrivando a maturazione saremo assolutamente liberi dal controllo in quest'ottica come individui. Lo saremo tutti insieme, come stiamo imparando, in un ordine di funzionalità, si spera, e poi è chiaro che le minacce ci sono, però in un ordine di funzionalità lo saremo tutti insieme attraverso la gestione della complessità ed è quello che stiamo iniziando a fare. Ed è vero... Dobbiamo un po' smettere di pensare come europei solo a proteggere eccessivamente i dati, ma renderli valore per tutte le piccole e medie imprese e non solo per i grandi che le hanno. Ti posso dire un segreto? Io sabato ho il Festival dell'Umano al Museo della Scienza e della Tecnica per l'associazione che ho fondato, dove tra l'altro verrà anche il ministro Cartabia che ha molto studiato su questo tema. A me il digitale non piace, quindi ho iniziato a lavorare con passione a studiare il digitale perché io credo che solo così puoi costruire una società migliore col digitale, se lo usi come strumento. Se continuiamo a difenderci, come giustamente in tanti fanno, purtroppo stiamo soltanto cercando di svuotare l'oceano, cioè non ce n'è. L'uomo deve evolversi, tu hai la necessità di creare uomini più intelligenti necessariamente, perché se non riesci a farlo, se non riesci a fare del digitale uno strumento positivo, come tutti gli strumenti, questo ti distrugge. E quindi io non è che sono un fan del digitale, è che so, come sempre la storia lo insegna, che è solo attraverso questa metabolizzazione del problema che questo problema può diventare, inevitabilmente diventerà, lo sta diventando grazie alle intelligenze migliori, un'opportunità. Grazie Andrea per questa mattinata così ricca di spunti e di... A me è piaciuto moltissimo il dibattito e davvero ancora grazie per il tempo che ci avete consentito di godere il vostro tempo. Grazie ancora. E c'è un pranzo molto buono, se volete noi siamo in giro, domande rispondiamo. Arrivederci. Grazie Barbara.